Ciao a tutti e bentornati, io sono Alessia e questo è il mio canale. Ogni settimana parleremo dei casi che mi hanno più colpito e incuriosito. Saranno storie legate al paranormale, storie true crime o comunque tutti quei casi che sono avvolti nel mistero. Ma iniziamo subito con il caso di oggi. Oggi parleremo di uno dei posti più inquietanti e misteriosi al mondo, almeno per me. Parleremo del Cecil Hotel, che è stato dichiarato uno dei luoghi più misteriosi ed inquietanti di sempre, per via delle numerose morti che ci sono state al suo interno nel corso degli anni. Parliamo di morti davvero terribili e alquanto anche strane. Parleremo anche della morte di Elisa Lam, accaduta proprio al suo interno qualche anno fa. Ma diamo prima alcuni cenni di questo hotel per avere un quadro più ampio di tutta la situazione che poi si è venuta a creare negli anni. Il Cecil Hotel viene costruito nel 1924 da 3 albergatori per una cifra di circa $1,5 milioni. È un albergo molto lussuoso, il suo interno è in stile Beaux Art che andava in voga in quel momento, ha 15 piani e circa 700 stanze. La sua politica è una politica low cost per permettervi a tutti di soggiornarvi. Solo dopo circa 5 anni però gli Stati Uniti sprofondano nella Grande Depressione e l'albergo si avvia di conseguenza, come numerose altre aziende, fabbriche, e sappiamo benissimo cosa ha portato la Grande Depressione. L'albergo si avvia verso il declino, poiché il quartiere l'intorno, noto come Skid Row, diventa il quartiere più malfamato del mondo, popolato sempre di più da senzatetto, tossicodipendenti, criminali della peggior specie. E tutto questo porta l'hotel a sprofondare sempre di più, perché questo albergo, che nasce come un albergo extra lusso, diventerà poi nel tempo, proprio anche a causa della politica low cost, terreno fertile per purtroppo persone della peggior specie. Nel 2007, con l'arrivo di nuovi proprietari, il Cecil Hotel viene ristrutturato parzialmente, però dell'albergo di lusso non c'è più neanche la traccia, perché purtroppo è terreno, questo posto, dei criminali peggiori, di fatti incredibili, di morti davvero inquietanti, e la fama che si ha a questo albergo è veramente allucinante. Nel 2011, nel tentativo di togliergli questa brutta fama che questo albergo si era costruito con il tempo, decidono di dividere il posto in 2 alberghi differenti, nel senso, da una parte rimane il Cecil Hotel con alcuni suoi piani, con una politica sempre low cost e adibita anche a residence per le famiglie. E dall'altra parte nasce il Stay on Main, quindi l'albergo lussuoso dove non accadeva nulla di male, e in poco tempo l'albergo, il Stay on Main, arriva ad avere anche delle recensioni super positive. Il problema però di queste 2 unità era che avevano 2 entrate differenti, quindi il Cecil ne aveva una, lo Stay on Main ne aveva un'altra, ma la nota negativa è che avevano gli ascensori in comune. Quindi le persone del Cecil e dello Stay on Main si ritrovavano puntualmente dentro questi ascensori. Ma comunque tutto questo non serve a togliere al Cecil quella brutta nomea che si era fatta con il tempo, per via appunto di tutti questi morti e di tutti quei suicidi che c'erano stati. Tanto che alcune persone arrivano a pensare che tutti questi fatti non possano essere solo delle coincidenze, ma che abbia qualcosa legato al paranormale.
Inerentemente a questo fatto arrivano anche delle testimonianze da parte di alcuni ospiti del Cecil, parlando di apparizioni e di poltergeist, soprattutto in alcune stanze. Pare che sia proprio l'ultimo piano quello ad essere il più malfamato, dove proprio alloggerebbero i criminali della peggior specie. Nel 2014 l'hotel viene venduto ad un albergatore di New York per un prezzo circa di 30 milioni di dollari. Nel 2017 il comune di Los Angeles voterà il Cecil come monumento storico e culturale della città. Nel 2017 i nuovi proprietari del Cecil annunciano un'importante ristrutturazione. Però di questo si sa che nel 2019 stavano ancora aspettando permessi e finanziamenti per poter andare avanti con il loro progetto. Diciamo che poi è scoppiata la pandemia e tutto si è bloccato, perché loro prevedevano di finire i lavori entro il 2021, quindi bloccandosi su tutto non abbiamo ancora notizie di quanto stia accadendo lì e di quando il Cecil potrà mai riaprire. Ma andiamo a vedere alcune morti misteriose che sono accadute all'interno di questo albergo e vi citerò le più famose. Il primo suicidio documentato fu registrato nel 1931, quando un ospite di nome Norton, di circa 46 anni, assume delle capsule contenenti veleno. Tra gli anni 40 e 50 susseguiranno diverse morti e suicidi, tanto che il Cecil viene ribattezzato l'Hotel dei Suicidi. Un'altra terribile morte, avviene nel 1944. Preparatevi perché questa è veramente sconvolgente. Una ragazza di 19 anni, Dorothy Purcell, soggiorna lì al Cecil con il suo fidanzato. Ad un certo punto entra in travaglio. Lei dichiara di non sapere nemmeno che fosse incinta. Non so come sia possibile, sinceramente. Vabbè, andiamo avanti. Entra in travaglio e si chiude in bagno. Per non disturbare il suo fidanzato che stava dormendo, partorisce suo figlio all'interno di questo bagno da sola. E anche qui non riesco a capire come il fidanzato non si sia svegliato. Comunque, partorisce suo figlio, credendo che fosse morto. Cosa fa? Lo prende e lo lancia dalla finestra. Quando hanno recuperato il corpo di questo neonato, verrà poi sottoposto ad autopsia e i medici legali dichiareranno che la morte era avvenuta proprio a causa dell'impatto che il corpicino aveva avuto con il suolo. Questa donna non verrà ritenuta responsabile di questo atto perché verrà dichiarata non sana di mente. Pare anche che nel 1947 avesse soggiornato lì Elizabeth Short, denominata dai media la Dahlia Nera. Pare appunto che fosse stata avvistata qualche giorno prima del suo omicidio a bere al bar del Cecil, ma questa notizia non sembra vera perché dai rapporti della polizia di Los Angeles pare che Elizabeth Short sia stata vista viva per l'ultima volta in un altro albergo fino a quando il suo corpo non è stato ritrovato il 15 gennaio in un parco di Los Angeles completamente mutilato. Elizabeth Short era stata sventrata e sul suo viso avevano aperto la bocca da un orecchio all'altro. Pare che questa donna fosse molto bella. Questo è un caso che a me ha incuriosito parecchio, che vorrei davvero approfondire in un altro video se vi va. Nel 1962 avviene un altro caso davvero stranissimo. George Giannini, un uomo che sta passeggiando sul marciapiede di fronte al Cecil Hotel, viene ucciso da una donna che sta soggiornando al Cecil e decide di suicidarsi buttandosi giù da un balcone. Atterrerà
proprio su questo pover'uomo e la caduta ucciderà entrambi. Un altro caso di omicidio avvenne nel 1964. Pigeon Osgood è una cliente di lunga data del Cecil. Verrà ritrovata morta nella sua stanza dopo essere stata violentata, picchiata e brutalmente uccisa e la sua stanza completamente saccheggiata. Ma attenzione, perché negli anni '80 pare che l'Hotel Cecil fosse la casa di uno dei serial killer più spietati della storia. Richard Ramirez, soprannominato il Night Stalker, l'uomo che tolse la vita a 13 persone, tra cui uomini, donne, bambini. Uno dei serial killer più terribili. Questo è un altro caso che mi piacerebbe davvero approfondire, se vi farà piacere. Pare che lui entrasse e uscisse da questo albergo anche in condizioni veramente particolari. Negli anni '80 lui uccise diverse persone e quando tornava al Cecil, che considerava proprio come se fosse casa sua perché ci aveva soggiornato anche per diverso tempo, si toglieva i vestiti nel vicolo, che erano tutti sporchi di sangue, e con solo le mutande addosso lui entrava dentro il Cecil indisturbato e se ne saliva nella sua camera come se nulla fosse. Quindi una persona davvero psicologicamente particolare, magari lo vedremo più avanti. Ma un altro serial killer soggiornò lì nel 1991, Jack Hunter Wigger. Pare che avesse scelto questo posto proprio perché vi aveva soggiornato Richard Ramirez. Mentre fu lì, uccise almeno 3 prostitute e le uccise strangolandole con i loro reggiseni. Una delle ultime morti che risale al Cecil è di un ragazzo nel 2015 di circa 30 anni, un ragazzo non identificato che è morto proprio lì di fronte al Cecil e le cause della sua morte ancora oggi non sono state dichiarate. Ovviamente non si può ricondurre al Cecil, però se si fanno delle ricerche viene fuori anche purtroppo la morte di questo ragazzo. Oltre a questi terribili casi, il Cecil diventa punto di ritrovo per attività di spaccio di sostanze stupefacenti e di prostituzione. Molti investigatori dell'occulto credono che all'interno di questo albergo ci sia un accumulo di energie negative legate a queste morti, quindi delle vere e proprie anime che alleggerebbero al suo interno, ma anche delle presenze davvero malvagie che porterebbero alla follia e a commettere atti veramente inquietanti e misteriosi a delle persone più fragili. Ma veniamo all'ultimo caso risalente al Cecil Hotel. Nel 2013 perde la vita Elisa Lam. Questo è stato uno dei casi più famosi, misteriosi ed inquietanti che ci siano stati, ancora oggi. Ma chi è Elisa Lam? Nasce a Vancouver il 30 aprile del 1991. È una ragazza come molte, con una vita abbastanza serena e tranquilla. È una studentessa della British Columbia a Vancouver ed è figlia di genitori immigrati da Hong Kong che si erano trasferiti in Canada, avevano deciso di aprire un ristorante cinese a Barnaby, nel distretto di Vancouver. Ad Elisa verrà fatta una diagnosi di bipolarismo e depressione che teneva sotto controllo con alcuni farmaci. Elisa utilizzava un blog su Tumblr dove pubblicava foto, citazioni inerenti alla moda. Usava questo blog come un vero e proprio dialogo, tanto che su alcuni post lei esprimeva anche un malessere per la sua malattia, questa malattia che aveva di bipolarismo, e aveva avuto una ricaduta che l'aveva portata a dover sospendere alcuni corsi all'università e di questa cosa era molto preoccupata.
Su questo blog Elisa scrive anche che ha tantissima voglia di viaggiare e di conoscere persone nuove, ma ha una paura, il fatto che quando parla lei tende ad esagerare e questo forse potrebbe metterla nei guai. Sta di fatto che anche la famiglia confermerà in seguito che in Elisa non c'era stato nessun desiderio o tentativo di suicidio. C'erano anche sui suoi blog appunto dei diversi post inerenti alla sua depressione, alla sua malattia, ma niente da far pensare che Elisa potesse togliersi la vita da un momento all'altro. Nel gennaio del 2013 Elisa decide di intraprendere un viaggio da sola e parte programmando una West Coast Tour. Inizierà proprio da San Diego. Su Tumblr lei pubblicherà diverse foto, diversi spunti, programmi che aveva per questo viaggio. A San Diego si soffermerà qualche giorno, scatterà tantissime foto che le pubblicherà anche appunto sul suo blog e pare che il viaggio a San Diego sia stato tranquillo, che sia andato veramente tutto bene. Da qui parte per Los Angeles e decide di soggiornare proprio al Cecil Hotel. Elisa arriva al Cecil il 26 gennaio e soggiorna in una stanza barra ostello con altre 2 ragazze, 2 turiste. Questa stanza si trova al 5° piano. Purtroppo però le condizioni mentali di Elisa ad un certo punto peggiorano, non si sa per quale motivo. Si deduce forse che abbia sospeso i suoi farmaci, non si sa per quale motivo, purtroppo non si saprà mai. Queste 2 ragazze chiederanno alla direzione che Elisa venga spostata di stanza perché sono spaventate da alcuni atteggiamenti strani della ragazza. Racconteranno che appunto Elisa parlava nel cuore della notte, da sola, che a volte si chiudeva in stanza e non le faceva neanche entrare e tante altre cose. Decideranno quindi di spostare Elisa in una stanza singola. Durante il suo viaggio Elisa aveva contattato i suoi genitori ogni giorno, ma dal 31 gennaio, quindi solo dopo 5 giorni essere arrivata a Los Angeles, di Elisa non si avrà più traccia. Lei doveva fare il check-out il 1° febbraio e da qui doveva partire per Santa Cruz. I genitori, non sentendola, si allarmano subito, tanto da arrivare a contattare il Dipartimento di Polizia di Los Angeles e partire anche loro alla ricerca di sua figlia. A questo punto arriva una squadra di polizia di Los Angeles con diversi agenti, si parla di circa 18-20 agenti. Arrivano al Cecil e cominciano ad indagare, interrogano il personale e dichiarano appunto sì di ricordarsi di questa ragazza che l'avevano vista quasi sempre da sola e che una volta l'avevano vista in una zona in cui non doveva stare perché non era addetta ai clienti, che l'avevano mandata via e lei si era diretta verso gli ascensori. Nella stanza di Elisa gli effetti personali non vengono trovati perché, questo lo spiegherà la direttrice dell'hotel, quando Elisa non si era presentata al check-out il 1° febbraio, avevano preso gli effetti personali, come era normale routine fare, gli effetti personali della ragazza li avevano presi e messi dentro un sacco e li avevano portati nei loro magazzini. E come prassi loro tenevano tutti gli effetti personali che a volte gli ospiti dell'hotel dimenticavano, li tenevano per 30 giorni. Quindi in stanza di Elisa non si troverà nulla. Quando apriranno questo sacco, gli agenti troveranno il PC di Elisa, il portafoglio, alcune ricette mediche e i suoi farmaci. Non troveranno il cellulare però. Cosa strana, infatti. Di questo cellulare proprio non si saprà più nulla. Si dice anche che nel tempo poi hanno constatato che le pastiglie all'interno dei contenitori fossero più di quelle che dovevano esserci.
Quindi da qui che si ipotizzerà che poi Elisa aveva sospeso i suoi farmaci. L'ultima volta che Elisa viene vista è dentro una libreria, quindi le telecamere di sorveglianza di questa libreria avevano avvistato la figura di Elisa, e la direttrice di questo negozio si ricorda di lei come una ragazza molto amichevole, socievole, estroversa. Si ricorda di quando Elisa gli aveva parlato del fatto che stava acquistando dei regali da portare ai suoi parenti e del fatto che fosse preoccupata che magari questi libri fossero troppo pesanti da portarsi in giro, in viaggio insieme a lei. Quindi anche questo fa pensare che non c'era proprio intenzione di Elisa nel togliersi la vita, che comunque stava pensando a continuare il suo viaggio. La polizia continua nella fase di perquisizione, setacceranno tutte le stanze, anche il tetto, nel quale per il tetto si avrà anche un supporto aereo. Purtroppo non troveranno nulla, come sappiamo, in queste stanze. Interverranno, porteranno con loro anche i cani poliziotto, che sembra che riescano a fiutare una traccia di Elisa che parte dalla sua stanza fino ad arrivare alla destra della sua stanza per finire su una grande finestra dove c'era poi una scala antincendio, e da lì la traccia si perde. Il 6 febbraio si intensificano le ricerche su Elisa. La polizia decide di spargere volantini con la sua foto per tutta Los Angeles e decide di pubblicarla anche online per portare l'attenzione del caso ai media, in modo da poter anche essere aiutati magari nella ricerca di questa ragazza. Gli agenti si mettono a guardare anche tutte le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che non erano in tutti i piani, c'erano nelle aree comuni ma non erano posizionate a tutti i piani. Per esempio nel piano dove stava Elisa le telecamere non c'erano. Scoprono un video di Elisa che è in compagnia di 2 ragazzi all'ingresso del Cecil. Pare che Elisa stia prendendo una scatola da uno dei 2, che poi Elisa rientra in albergo e gli altri 2 ragazzi vanno via. Questa scatola viene ritrovata tra gli effetti personali di Elisa e contiene appunto i libri che aveva acquistato nella libreria del centro. Quindi si presume che questi ragazzi magari erano degli addetti, dei commessi di questa libreria, glieli abbiano portati appunto perché erano troppo pesanti. Magari Elisa aveva fatto un giro della città, non se li voleva portare dietro e questi ragazzi glieli hanno portati direttamente in albergo. Il 15 febbraio la polizia rilascia l'ultimo video effettivo di Elisa Lam, il video più famoso al mondo. Il video che verrà rilasciato è inerente all'ultimo avvistamento di Elisa e risale al 1 febbraio. Pensate che questo video, quando verrà pubblicato, andrà virale con milioni di visual in pochissimo tempo ed è ancora tuttora uno dei video più discussi e più indagati che ci siano al mondo. Questo video ritrae Elisa all'interno appunto di questo ascensore. Ad un certo punto lei esce e va a sinistra. Gli agenti hanno visionato migliaia di registrazioni ed erano convinti del fatto che Elisa fosse ancora all'interno dell'hotel, che non fosse mai uscita. Quindi si sono messi alla ricerca di trovare ogni piccolo particolare che ci fosse all'interno di questo video. Pensate che su questo video ci hanno lavorato anche i cosiddetti, vengono proprio chiamati così, i segugi del web, ed è talmente particolare questo video e anche molto inquietante che ci hanno lavorato giorno e notte, arrivando a trovare anche delle cose che erano sfuggite alla polizia. Ma io questo video lo voglio analizzare insieme a voi. Guardiamolo insieme. In questo video vediamo entrare un'Elisa apparentemente tranquilla. Si china e comincia a premere tutti i bottoni della fila centrale.
Le porte non si chiudono. Elisa decide la vediamo, di sporgersi in modo abbastanza inquietante. Sembra quasi che sia spaventata, che sia stata seguita da qualcuno. La vediamo adesso che si nasconde appunto in un angolo dell'ascensore per rimettere di nuovo la testa fuori e guardare a destra e anche a sinistra, sembra. Fa un passo fuori e poi questo saltino, come fosse veramente spaventata. Si sposta a scatti, qualcuno pensa addirittura che Elisa stia giocando. Si mette a sinistra dell'ascensore e muove le braccia. Qua qualcuno ha ipotizzato che forse lei stava parlando con qualcuno. Sembra che si metta le mani sulla testa. Non so, sembra spaventata a doversi allontanare da questo ascensore. Rientra dentro e preme di nuovo tutti i tasti. Qua qualcuno si è chiesto come mai le porte non si chiudessero. È stato capito il motivo. Probabilmente lei nella frenesia di schiacciare tutti questi bottoni ha schiacciato anche il pulsante del blocco porte per 2 minuti. Elisa è di nuovo fuori, adesso qui fa dei gesti con le mani veramente inquietanti perché sembra accarezzare qualcosa che non c'è. Muove le mani veramente in modo strano. Sembra parlare veramente con qualcuno. Ma attenzione, perché più avanti è stato scoperto proprio dai segugi del web qualcosa di veramente inquietante. Facciamo attenzione. Oltretutto la marca temporale, come vedete, è illeggibile. Elisa qua si gira e guardate lì, c'è un piede. Ragazzi, questo video è davvero inquietante. Io non so quante volte, non solo adesso che sto facendo il video, ma negli anni l'ho riguardato, perché è palese che quel piede non sia di Elisa, perché il modo in cui gira i piedi quando si volta a sinistra fa vedere chiaramente, vi metterò poi il frame, che quel piede sembra la scarpa di un'altra persona. Questa cosa è stata scovata dai segugi del web, che hanno anche scoperto che Elisa pare che si trovasse in quel momento al 14° piano e si volta e va a sinistra dove dovrebbe esserci poi la famosa finestra con la scala antincendio dove i poliziotto avevano fiutato la sua ultima traccia. La marca temporale è illeggibile, non si sa per quale motivo. Qualcuno ipotizza che forse ci può essere stato un qualcosa, un blackout che ha rovinato il video. Mi sembra davvero molto strano. Ma non solo, perché i segugi del web hanno anche scoperto che il video, soprattutto quando Elisa fa quei movimenti strani con le mani, è stato rallentato del 35%, perché i secondi e i millisecondi non scorrono correttamente. E questa è una cosa stranissima, e pare anche che manchi nel video 53 secondi, quindi il video è stato tagliato. Ma per quale motivo è stato tagliato? Forse per proteggere qualcuno di quell'albergo? Quella scarpa forse apparteneva a qualcuno, a qualche addetto? Su questo video sono state fatte tantissime ipotesi. Una è quella che Elisa stesse convulsamente schiacciando tutti i pulsanti dell'ascensore per poter scappare da qualcuno. 2, qualcuno crede che Elisa fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e quindi non sapeva neanche lei che cosa stesse facendo. 3, che forse aveva sospeso i farmaci e quindi aveva avuto qualche attacco psicotico. E 4, abbiamo anche l'ipotesi del paranormale, che Elisa fosse stata posseduta da qualche influenza malvagia e che non si rendesse conto appunto di quello che stava facendo. Durante le ricerche di Elisa, gli ospiti dell'hotel cominciano a lamentarsi di qualcosa di veramente particolare. La pressione dell'acqua nelle camere è bassissima e in alcune camere l'acqua esce nera.
e il sapore è davvero disgustoso, tanto che viene chiamato l'addetto alla manutenzione che dice sì, effettivamente c'è qualcosa che non va e decide di salire sul tetto per controllare le cisterne dell'acqua e qui farà una scoperta davvero terribile. La mattina del 19 febbraio, dopo 19 giorni di ricerca, il corpo di Elisa viene ritrovato in una delle 4 cisterne sul tetto. Quando l'addetto alla manutenzione apre il coperchio di questa cisterna si troverà davanti uno spettacolo terribile, perché il corpo di Elisa completamente nudo, e lui riferirà bianco, completamente bianco, come se fosse un fantasma, galleggiava a faccia in su. Per poter estrarre Elisa dalla cisterna hanno dovuto svuotare l'acqua e fare un taglio a lato, perché dalla parte di sopra del buco sopra non poteva passare l'attrezzatura per poter estrarre il corpo di Elisa, quindi hanno dovuto svuotare la cisterna di tutta l'acqua, fare questo taglio e recuperare il corpo della povera Elisa. Il 21 febbraio viene confermato l'annegamento accidentale portato dai disturbi che Elisa aveva e che forse aveva anche sospeso i suoi farmaci. Elisa era stata ritrovata appunto a galleggiare nell'acqua della cisterna e i suoi vestiti erano appunto anch'essi stati ritrovati che galleggiavano nell'acqua o sul fondo dell'acqua. Questo non è molto chiaro. Sono stati ritrovati anche il suo orologio e la chiave della sua camera. Il fatto che il corpo di Elisa fosse completamente nudo è riconducibile al fatto che in alcuni casi di ipotermia il soggetto tende a denudarsi per il troppo calore accusato, come delle vampate di calore. Il corpo di Elisa era tutto gonfio e in avanzato stato di decomposizione. Quindi è stata sottoposta appunto ad autopsia ed il referto autoptico ha confermato gli eccipienti dei farmaci che Elisa stava prendendo, ma non l'assunzione di sostanze stupefacenti. Non vi furono segni di traumi e neanche di violenza sessuale che potevano essere riconducibili appunto ad un omicidio. Nel 2015 i genitori di Elisa intentarono una causa per omicidio colposo contro l'Hotel Cecil, dichiarando che non erano stati in grado di prevedere i pericoli dell'albergo sia per Elisa che per gli altri ospiti. Ma loro ribattono dicendo che non avevano potuto prevedere il fatto che Elisa fosse salita primo in una zona che non gli competeva e poi che potesse addirittura entrare dentro una cisterna dell'acqua. Quindi poi il giudice darà ragione all'albergo. Nonostante la conferma delle cause della morte di Elisa, però non ci fu una spiegazione del motivo di questo salire sul tetto e di come ci sia arrivata sul tetto, perché le porte che conducevano appunto sopra erano allarmate e le chiavi erano solo in possesso degli addetti dell'albergo. Quindi ogni tentativo di forzare queste porte, spiegherà poi la direttrice, sarebbe comunque scattato subito un allarme. Ma si vede chiaramente che ci sono delle scale antincendio che potevano tranquillamente aggirare queste misure, in particolare una che esce da un balconcino dove c'è una finestra e porta praticamente, è una scala a pioli dove hai praticamente il vuoto sotto e ti porta a questo tetto. Il tetto è enorme. Se io sono in preda alla paura e voglio scappare,
posso pensare sì anche di recarmi lì in preda alla paura, ma perché entrare proprio dentro una cisterna? Il tetto era talmente enorme che si può anche vedere che c'erano degli spazi in cui Elisa avrebbe potuto nascondersi. Salire anche in una cisterna così alta, e lo vedremo anche più avanti, sembra veramente veramente assurdo, ma anche che ce l'abbia portata qualcuno tramite la scala antincendio è veramente assurdo, cioè se la caricavano e poi salivano la scala no, è veramente assurdo. L'accesso si può avere tramite 2 scale interne, di cui una porta direttamente al tetto, e poi ovviamente le scale antincendio. Tutte e 4 le cisterne sono davvero molto alte, pare che abbiano un'altezza di circa 3 metri per 2 metri e mezzo di larghezza, e che abbiano una capacità di tenuta d'acqua di circa 3000 litri. Per poter salire su questa cisterna bisogna salire tramite una scala, arrivare proprio sopra la cisterna, dove ci sono dei coperchi che pesano circa 10 kg l'uno, e anche qui sembra davvero improbabile che Elisa ci sia entrata e poi che si sia richiusa il coperchio. Non è possibile questa cosa, perché se Elisa si è buttata dentro la cisterna non può aver chiuso il coperchio. Oltretutto non ci sono segni di disperati tentativi di uscire da questa cisterna, neanche sotto le sue unghie, come dei graffi, come dei tentativi di arrampicarsi. Sembra tutto davvero molto strano. Un'altra cosa molto strana è che i cani poliziotto che sono saliti sul tetto, che hanno dichiarato appunto gli agenti di non aver rilevato alcuna traccia di Elisa, sembra davvero strano che un cane poliziotto, dove gli viene fatto fiutare un indumento di Elisa e ne va alla ricerca, non abbia sentito comunque l'odore di un corpo in decomposizione. Questa cosa mi sembra davvero strana, ma vorrei poi sapere voi che cosa ne pensate. Dalla morte di Elisa, il suo blog su Tumblr è stato poi continuamente aggiornato con dei post. Il fatto che questo telefono non fosse mai stato ritrovato fa presupporre che fosse stato rubato in un momento successivo alla sua morte, che forse qualcuno si sia divertito hanno pensato anche qualche hacker a mettere dei post sul suo blog, ma a me questa teoria mi sembra un po' strana. Invece, se li avesse programmati davvero Elisa, qui abbiamo la certezza che non c'era neanche il minimo dubbio di volersi suicidare. E qui arriva davvero una coincidenza che mi ha lasciato senza parole, perché il caso di Elisa Lam è stato paragonato per alcuni avvenimenti ad un film horror del 2005, Dark Water. In quel film, che io ho visto qualche anno fa, si può vedere una mamma e una figlia che si trasferiscono in un palazzo praticamente fatiscente, davvero in un quartiere malfamato, dove subiscono degli eventi paranormali nella loro stanza, e l'acqua dei loro rubinetti a volte scorre nera. La bambina di questa donna un giorno si recherà sul tetto e cadrà dentro una cisterna. Verrà ritrovato poi successivamente il corpo di questa bambina, tra l'altro vestita con una giacca rossa come ce l'aveva Elisa Lam il giorno del video dell'ascensore, e verrà ritrovato all'interno della cisterna anche il corpo di una bambina che era morta circa un anno prima. Questa è stata una coincidenza che mi ha davvero sconcertato, perché qualcuno ha ipotizzato che possano aver ucciso Elisa con lo stesso modo che è avvenuto nel film. Una cosa davvero macabra, anche solo da pensare. Nel 2021 Netflix pubblica una docuserie di 4 episodi.
sulla scena del crimine il caso del Cecil Hotel, e qui ripercorre alcune tappe di avvenimenti di cui abbiamo parlato anche all'inizio, che sono avvenuti proprio al Cecil, e proprio si concentra sul caso di Elisa Lam. È una docuserie che io ho visto ed è veramente da seguire secondo me, perché ripercorre tutte le tappe e parla di alcune cose che online veramente non si trovano. Infatti alcuni spunti io li ho presi anche da lì, perché ci sono delle cose davvero sconcertanti che mettono davvero inquietudine. Adesso invece vi voglio raccontare alcune stranezze barra coincidenze di cui ho letto e che mi hanno lasciato veramente senza parole. Allora, la prima è che se digitiamo il nome della libreria dove era stata vista l'ultima volta Elisa, se si va nel blocco informazioni viene fuori un codice. Se si inserisce questo codice su Google viene fuori una roba pazzesca, perché ti porta direttamente al cimitero di Barnaby, dove è sepolta Elisa Lam. Ragazzi, in questa libreria di Los Angeles, che cosa c'entra un codice postale che ti porta direttamente al cimitero di un altro distretto, quindi a Barnaby, a Vancouver, in Canada, e nel cimitero dove è sepolta questa ragazza? Cioè, io qui veramente non dico niente, perché sono senza parole. Comunque le coincidenze non finiscono qui. Tra le altre stranezze barra coincidenze che ci sono su questo caso, c'è questa che sto per raccontarvi, che davvero per me è la più inquietante. Perché subito dopo la morte di Elisa, nel quartiere di Skid Row, che ricordiamo era popolato da senza tetto, tossicodipendenti, criminali, è il quartiere più malfamato del mondo ed è nei pressi proprio dell'albergo, si diffonde la tubercolosi. Ma la cosa più sconcertante è che il test che è stato fatto per rilevare la tubercolosi si chiama proprio Elisa Lam. Questa è una stranissima coincidenza che fa emergere anche delle cospirazioni, ovviamente, secondo cui Elisa fosse un'arma batteriologica e che fosse stata inviata lì per trasmettere appunto la tubercolosi tra i senza tetto, per ridurne la concentrazione nel quartiere di Skid Row. Ma la cosa ancora più strana che emerge è che sappiamo che Elisa era una studentessa della British Columbia a Vancouver, un famoso centro di studio e ricerca per la tubercolosi, e pare che al suo interno stessero testando un nuovo farmaco proprio per la tubercolosi. Ricordiamo che l'albergo, proprio per la politica low cost, come vi ho detto all'inizio, vi erano ospiti appunto senza tetto, tossicodipendenti, purtroppo dei criminali. Si dice che avesse la tubercolosi e che, annegando all'interno della cisterna che portava l'acqua a tutte le stanze del Cecil, avesse appunto diffuso questa epidemia di tubercolosi, perché ricordiamo che appunto le persone purtroppo indigenti che soggiornavano presso questo albergo avrebbero potuto tranquillamente bere l'acqua del rubinetto. Quindi da qui parte anche la cospirazione che Elisa fosse stata messa a tacere da qualcuno, proprio perché forse sapeva troppo su questa epidemia e poteva portare informazioni che non doveva. Però ragazzi, anche qui mi sembra strano, perché se è un'arma batteriologica e l'hanno inviata lì per diffondere l'epidemia di tubercolosi, per quale motivo avrebbero dovuto ucciderla? Qualcuno pensa che addirittura lei stesse testando un nuovo farmaco contro la tubercolosi. Cose veramente comunque, dal referto autoptico Elisa Lam non aveva la tubercolosi. La causa quindi finale della morte di Elisa Lam è che, a causa del fatto che avesse sospeso i suoi farmaci, era in preda ad un attacco psicotico
nella follia di credere che qualcuno di inesistente la stesse inseguendo, Elisa scappa sul tetto dalla scala antincendio e si nasconde dentro questa cisterna dove morirà annegata. Però rimane comunque il dubbio di come, primo, di come sia salita sul tetto, perché non è detto che ci sia salita da sola per le scale antincendio, potrebbe anche avercela portata qualcuno che aveva le chiavi delle porte interne che portavano sul tetto. 2, perché nascondersi proprio dentro una cisterna quando il tetto era enorme, c'erano diversi spazi in cui poteva nascondersi. 3, come avrebbe potuto richiudere il coperchio alle sue spalle. Questo ovviamente anche nella docuserie che riporta tutte le tappe lascia comunque aperto il dubbio che Elisa fu uccisa. Amici, qui siamo arrivati alla fine di questo viaggio per oggi. Ovviamente io sono molto scettica sul fatto che Elisa si sia potuta uccidere. Se ragioniamo potrebbe averlo fatto, nel senso che se sono state trovate più pillole di quelle che dovevano esserci, potrebbe essere stata in preda magari a qualche attacco, però io so che il bipolarismo non porta ad avere deliri o allucinazioni. Comunque io non sono un medico, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Io sono più sinceramente sono più per l'omicidio. Qualcosa di strano c'è in tutta questa situazione, ma ve lo spiego subito perché, e non penso di essere neanche l'unica da tutto quello che ho letto in rete. Prima di tutto il video è davvero uno dei documenti più sconcertanti che abbiamo. Se pensiamo che gente si sia messa lì giorno e notte a cercare di analizzarlo, quel piede che vediamo secondo me non è di Elisa, ma anche qui parlo da ignorante, perché se andiamo poi a rivederlo si vede perfettamente che lei fa anche un giro abbastanza largo per andare a sinistra, quindi si potrebbe supporre che proprio schiacciato al muro sulla sinistra dell'ascensore ci sia una persona, come i gesti che fa, come se stesse parlando con qualcuno, il fatto che la barra del tempo sia oscurata, che il video sia stato rallentato, che mancherebbero 53 secondi, ma ragazzi, quante cose potrebbero succedere in quasi un minuto? Forse in quei 53 secondi è stato ripreso qualcuno che non doveva essere ripreso? Io penso più che Elisa fosse spaventata, che qualcuno abbia tentato di farle del male e lei è scappata. Io credo questo, che magari qualcuno ha ipotizzato che, mamma mia, ci vuole davvero fegato per poter salire quella scala. Parliamo di un palazzo di 15 piani, questa scaletta a pioli dell'ultimo piano e ti trovi il vuoto sotto. Ma se hai paura e vuoi scappare, penso che lo fai se sei inseguito da qualcuno. Poi lì non so sinceramente che cosa sia successo, se veramente ha cercato di nascondersi dentro questa cisterna e lì poverina abbia trovato la sua morte. Ma perché un cadavere completamente nudo? Lasciamo perdere il fatto che in casi di ipotermia ti puoi denudare, come dicevamo prima, per via delle vampate di calore. Ma perché togliere anche gli slip? Questo non ha veramente senso. Forse qualcuno l'ha portata sul tetto tramite le scale interne, ha cercato di farle del male, non ci è riuscito e l'ha voluta uccidere. E poi tutte le strane coincidenze, vabbè, sono coincidenze, però cavolo, se ci pensiamo, il test con il suo stesso nome della tubercolosi, studiava all'università, dove un famoso centro di studio proprio per la tubercolosi, dove stavano sperimentando un nuovo farmaco, il codice della libreria che riporta al cimitero dove è sepolta Elisa Lam. Sono sì coincidenze che però fanno un po' riflettere. Pensare che è salita sul tetto e si è tolta la vita perché ha avuto un attacco psicotico, questo è quello che emerge dal verdetto che è stato fatto, però comunque è uno dei casi più inspiegabili al mondo e chi lo sa che magari qualcuno un giorno riuscirà a trovare la verità su questo caso. Va bene amici, io vi lascio. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Io vi mando
Un bacio grande e ci vediamo venerdì con il mio prossimo video. Ciao amici!